Dybala e Lukaku per l'Inter. L'Inter scalda il calciomercato di questi giorni in particolare con due nomi che infiammano i tifosi a dispetto delle prospettive che non sembrano essere molto rosee in vista del futuro, perlomeno più prossimo. Si parla comunque della cessione di un big, si parla di un mercato non super dispendioso, però in queste ore si stanno rincorrendo le notizie e le indiscrezioni sui nomi di Paulo Dybala e di Romelu Lukaku. Quindi all'interno di questo episodio andiamo a cercare di capire chi dei due, fra Lukaku e Dybala, potrebbe essere più utile all'Inter di Simone Inzaghi, in particolare dal punto di vista tecnico, e poi faremo chiaramente anche un accenno al punto di vista economico, perché per certi versi è proprio quest'ultimo che può dare un senso ai giudizi di tipo tecnico. Non è una cosa bella, perché tutti noi vorremmo parlare sempre solo di tattica, di tecnica, di qualità, però nel caso specifico ci siamo anche confrontati in redazione ed è difficile isolare il lato tecnico dal lato economico intorno a questi due grandissimi giocatori. Ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter, nuovo contenuto quest'oggi ancora di calciomercato, perché il mercato sta veramente infiammando queste ore. Infatti vi ricordo anche di seguirci sul nostro sito passioneinter.com, che aggiorniamo quotidianamente con tutte le novità di ogni giornata. E dicevamo, partiamo subito e cerchiamo di capire chi fra Dybala e Lukaku può essere più utile per l'Inter di Simone Inzaghi. Ho fatto un'analisi approfondita dal punto di vista tecnico, cercando di individuare i motivi per il sì e per il no a Romelu Lukaku e i motivi per il sì e per il no a Paulo Dybala. Vi dico già che quelli di Dybala saranno un pochino di più, ma questo non significa che io mi schieri dalla parte di Dybala. Io ho una mia idea, proverò anche a dirvela, ma insomma sono le idee che ci siamo confrontati in redazione, sono emerse e abbiamo posizionato questi perché sì e questi perché no per entrambi. Vediamo quindi qual è il risultato finale e poi chiaramente, come ogni volta, vi chiederò un parere nei commenti. Nel frattempo però, se vi piacciono questi contenuti, se vi possono interessare anche analisi di questo tipo, vi invito a lasciarci un mi piace qui sotto e anche ad iscrivervi al canale, così non ve ne perdete nessuno, ne escono di ogni giorno oltre alle nostre dirette quotidiane. Allora, cominciamo subito e comincio da Romelu Lukaku. Perché Romelu Lukaku potrebbe essere l'uomo giusto per l'Inter di Simone Inzaghi? Allora, innanzitutto Lukaku dal mio punto di vista è garanzia di gol. Se l'Inter dovesse riportare a Milano Lukaku, avrebbe la garanzia al 90% di avere un giocatore che alla fine dell'anno, tirando la linea, ti ha portato almeno 25 gol in tutte le competizioni. E per una squadra come l'Inter, che quest'anno ha fatto tanti gol, però ha anche creato tanto e ha convertito meno di quanto avrebbe potuto, indubbiamente un giocatore come Lukaku ti potrebbe dare dei miglioramenti e non da poco, quindi aggiungerebbe una quota gol molto importante. Molto probabilmente esalterebbe anche alcuni dei suoi compagni e il nome principale che immagino venga in mente a tutti è quello di Lautaro Martinez. Non è un mistero che la Lula, che abbiamo visto nei 2 anni di Conte, è stata probabilmente una delle coppie di attaccanti migliori degli ultimi anni in Serie A, ma direi anche in Europa, perché a livello di numero di gol e di affiatamento reciproco ce ne sono state ben poche forti come loro o più di loro, quindi tornerebbe ad esaltare un Lautaro Martinez che già quest'anno ha fatto più di 20 gol e quindi potrebbe puntare ad obiettivi forse addirittura maggiori di questi. Lukaku ti garantirebbe come terzo fattore un'arma a tua disposizione che quest'anno non hai avuto, che è quella della ripartenza. L'Inter di Conte puntava molto sulle ripartenze tra Lukaku e Hakimi. Quest'anno, complice un Dumfries che inizialmente ha fatto fatica ad imporsi e un'assenza appunto di un attaccante che ti permetta di giocare in questa maniera, l'Inter molto spesso nelle partite in cui non riusciva a imporre il suo gioco corale, che è stato il marchio di fabbrica di Simone Inzaghi, non aveva nemmeno questa alternativa, quindi di abbassarsi un po' con il baricentro e di lanciare in profondità per i contropiedi. Riportando Lukaku a Milano avresti anche quest'arma a tua disposizione e con un giocatore così forte sarebbe davvero un'arma letale. Una caratteristica un po' generale di Romelu Lukaku è che un giocatore forte come lui, inteso proprio non forte fisicamente, ma inteso come un giocatore importante, probabilmente ti può permettere anche di sopperire ad eventuali altri buchi della rosa. Quindi una rosa magari non completa, se può contare su un giocatore della qualità e del livello di Romelu Lukaku, potrebbe non risentirne eccessivamente. Poi è chiaro che se i buchi sono troppi, allora diventa un problema, ma non mi sembra essere il caso specifico dell'Inter. D'altronde negli ultimi anni abbiamo notato che i giocatori come lui, con quelle caratteristiche, in Serie A molto più che in altri campionati, compresa la Premier League, spostano davvero tanto. L'abbiamo notato quest'anno con Abraham della Roma, con Osimhen del Napoli, lo stesso Vlahovic che non è
troppo simile a Lukaku, però per certe caratteristiche sì. Lo stesso Leao del Milan, che anche lui non è esattamente paragonabile, però sul tema della velocità e dello strappo è forse il numero uno in Italia, quindi un giocatore così sposta davvero tanto. E poi non dimentichiamoci che è un rigorista top. 36 rigori tirati in carriera, 31 gol e 5 errori, quindi sono statistiche importanti. Perché no? Il perché no di Romelu Lukaku non è tanto dal punto di vista tecnico, ma è dal punto di vista economico, quindi lo accenno solo e poi ci torno in chiusura di episodio. Ad oggi, anche se qualcuno ne sta parlando, personalmente trovo difficile pensare ad un acquisto effettivo di Lukaku, perché l'Inter non ha, secondo me, in programma e forse nemmeno la disponibilità di portare a casa un acquisto simile, che ricorda molto il tipo di acquisto dell'Inter pre-pandemia, l'Inter di Suning che era in fase espansiva e che infatti non a caso si era permessa di spendere una settantina di milioni proprio per Lukaku. Ad oggi, nonostante magari una formula vantaggiosa, una dilazione del pagamento, la vedo complicata e quindi il rischio è che tra un anno l'Inter si ritrovi a dover restituire Lukaku dal prestito e si ritrovi di fatto punto a capo rispetto alla situazione precedente. Quindi questo è secondo me il vero grande rischio. Passiamo a Paulo Dybala. Perché sì a Paulo Dybala? Allora, è un'altra seconda punta, questo è vero, però vede molto di più la porta rispetto a Sanchez e a Correa e i numeri della sua carriera sono lì a testimoniarlo, ma fra poco ve li do. Se sta bene, Dybala lo ha dimostrato nella Juventus, è un giocatore che ti garantisce minimo, ma proprio minimo, 15 gol tra gol realizzati e assist e probabilmente mi sono anche tenuto basso, perché io mi sono segnato 3 dati. Questa stagione Dybala ha messo insieme 15 gol e 6 assist. La stagione scorsa con Pirlo in panchina ha fatto solo 5 gol e 3 assist, però ha saltato 21 partite e 130 giorni totali di indisponibilità per infortunio, quindi era anche difficile fare di più. La stagione prima ancora 17 gol e 14 assist. Quindi è un giocatore che porta in dote una quantità di reti molto molto importante, quindi se sta bene è un fattore da considerare. Secondo me andrebbe a formare una coppia molto interessante ed affiatata con Lautaro Martinez, non solo perché sono entrambi argentini e possono essersi incrociati anche nella nazionale, ma io pensandoci faccio fatica a vedere questa coppia come non funzionante. Mi sembrano abbastanza mixati nella maniera corretta e sarebbe un acquisto che sarebbe totalmente in linea con il progetto tecnico, così l'abbiamo ribattezzato, di Simone Inzaghi, che a centrocampo sta lavorando su Mkhitaryan e che lavora su giocatori di qualità, rispetto al progetto Conte che non disprezzava la qualità, ma era più incentrato sulla forza fisica e la dimostrazione all'acquisto di Vidal, ma non solo. Un'altra cosa importante che qui su Passione Inter vi stiamo dicendo da qualche settimana, la sensazione che abbiamo noi, e poi vedremo se il campo la confermerà o la smentirà, è che l'evoluzione del 3-5-2 di Simone Inzaghi, non per forza dal primo minuto, ma magari a partita in corso, l'anno prossimo potrebbe essere quella verso il 3-4-2-1, quindi un modulo con 2 trequartisti, 2 mezze punte, diciamo, a supporto dell'unica punta. E personalmente, immaginandomi un Inter col 3-4-2-1 con Dybala nella posizione di mezza punta di destra, diciamo così, che può rientrare sul mancino, ce lo vedo veramente benissimo. Dall'altra parte potrebbe esserci o Correa o lo stesso Mkhitaryan, qualora venisse a Milano, perché potrebbe avanzare dalla zona del centrocampo. Quindi un 3-4-2-1 con Dybala e Correa barra Mkhitaryan dietro a Lautaro, secondo me funzionerebbe molto molto bene. È soprattutto un giocatore che ti risolve le partite con la giocata. Quei giocatori che all'Inter, vado a memoria, mancano da tantissimo tempo. Poteva essere Eriksen, forse un giocatore simile, l'abbiamo visto poche volte fare questo, anche complice la grande sfortuna che lo ha colpito in estate. E forse uno di quelli che attualmente abbiamo è Alexis Sanchez, però anche lui va abbastanza di intermittenza. Quindi un giocatore che le partite bloccate, il famoso Genoa-Inter di quest'anno, che spesso citiamo, te le risolve con la giocata, con la fiammata, potrebbe essere appunto Paulo Dybala. E poi è un altro importantissimo tiratore, sia da fuori area che di calci di punizione. Alla Juventus abbiamo visto fare tantissimi gol in queste situazioni, anche all'Inter potrebbe aggiungersi e dare una mano in queste caratteristiche. Anche lui, non lo voglio dimenticare, è un gran bel rigorista, perché se Lukaku ne aveva segnati 31 su 36, Dybala ne ha segnati 25 su 30. Quindi come statistiche mi sembra che siamo più o meno lì. Perché no? Paulo Dybala, fondamentalmente i motivi sono 3. Il primo è che prendendo Dybala e non Lukaku ti mancherebbe ancora la prima punta,
quindi a meno che non si faccia un lavoro specifico su Lautaro Martinez, ti rimarrebbe ancora quel buco che quest'anno ha provato a coprire Dzeko, ma non è riuscito pienamente a farcela. Purtroppo l'incognita fisica va considerata, perché è vero che i grossi problemi di Dybala li ha avuti molto recentemente, soprattutto l'anno scorso, però non è mai stato un giocatore super mega integro, ecco, passatemi questa espressione. Quindi molti dicono che cambiando aria, cambiando ambiente potrebbe ritrovare lo smalto di un tempo, è possibile, anzi io sono abbastanza fiducioso nel caso, però è tutto da vedere e quindi l'incognita fisica va considerata. Terzo fattore sarebbe per un altro anno il terzo sudamericano su 4 attaccanti, Correa, Dybala, Lautaro, e il solo Dzeko rimarrebbe come non sudamericano. E purtroppo sappiamo che per le soste questo può essere effettivamente un problema. Chiudo con il fattore economico perché vi dicevo, purtroppo va considerato ed è un qualcosa di importante. Dybala è un parametro zero che, a quanto si dice, verrebbe all'Inter con un contratto o triennale o più probabilmente quadriennale, quindi puoi lavorare su un progetto a lungo termine. Secondo me 4 anni nel calcio è già un progetto che si può considerare a lungo termine. Lukaku invece, come dicevamo prima, per il momento, qualora davvero venisse, ed è comunque molto difficile, non può venire in altro modo se non con un prestito e quindi già hai una incognita rispetto alla fine dell'annualità. Il riscatto è difficile, dicevamo prima, è un colpo molto da Inter pre-pandemia, quindi bisognerebbe vedere se si riesce a trovare l'incastro. Anche oggi dall'Inghilterra parlavano di riscatti magari dilazionati su 3-4 anni, ma parliamo comunque di cifre molto pesanti, quindi non lo so francamente se l'Inter ad oggi se la senta di incamerare appunto un impegno economico di questo tipo. E quindi il rischio, come dicevo prima, è che fra un anno tu restituisca Lukaku e ti ritrovi punto a capo, privo però di Dybala, perché è evidente che se scegli Lukaku e non Dybala, quest'anno Dybala una squadra la trova, non ti aspetta anche per l'anno prossimo. Quindi la mia sintesi qual è? Dal punto di vista della progettualità, secondo me a quest'Inter può servire di più Dybala, perché Dybala ha delle caratteristiche molto utili e si legherebbe a te per 3-4 anni, quindi puoi ragionare nel lungo periodo. Dal punto di vista dell'immediatezza è evidente che il migliore sarebbe Lukaku, perché per un Inter che parte da queste basi, che è arrivata seconda a 2 punti dalla prima, aggiungere un Lukaku, anche dovessi perdere bastoni, chi ci segue da tempo sa che io piuttosto mi taglierei un braccio piuttosto che perdere bastoni, in ogni caso difficilmente falliresti l'obiettivo scudetto dal mio punto di vista aggiungendo Lukaku a questa Inter, quindi nell'immediato sarebbe sicuramente il giocatore che sposta di più. In funzione, quale sarebbe l'unica, diciamo, come dire, l'unico lato positivo di un Lukaku preso in prestito? Ne parlavamo anche in redazione con il nostro Lorenzo in particolare, sono d'accordo con lui, e lui mi diceva posso accettare un prestito di Lukaku anche finalizzato semplicemente a rivalutarlo per il Chelsea e quindi a restituirlo fra un anno solo nel momento in cui l'Inter, nel frattempo, individua il nuovo attaccante, il giocatore ideale per essere il nuovo Lukaku, tra virgolette, ci lavora nel corso di questa stagione, magari strappando delle condizioni economiche più favorevoli e avendo le spalle coperte proprio da Lukaku, e poi l'anno prossimo, quando Lukaku torna a Londra, tu puoi puntare su questo nuovo attaccante sul quale puoi lavorare con più calma, senza doverlo fare questa estate nel bel mezzo di possibili altre cessioni, eccetera, e di fatto prenderà il suo posto. Ha un senso, in effetti ha una logica. Se il nuovo attaccante fosse magari un Jonathan David, per esempio, dell'Lille, sarebbe ancora meglio. Ancora alcuni parlano di Scamacca, poi il nome sarebbe da individuare, però un lavoro organizzato in questa maniera potrebbe in effetti giustificare un prestito anche solo di una stagione di Romelu Lukaku. Indiscutibilmente, dal mio punto di vista, perdere Lukaku fra un anno per il prestito e non essere pronti a sostituirlo, non dico che ti avrebbe fatto buttare un anno, perché poi magari a maggior ragione se vinci lo scudetto è difficile dirlo, però dal punto di vista della progettualità non avrebbe secondo me un grandissimo senso. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ragazzi. Ho cercato di mettere dentro il più possibile a livello di informazioni in questo contenuto. Fatemi sapere se voi ritenete più utile Dybala o più utile Lukaku in quest'ottica per l'Inter e cosa ne pensate della sintesi finale che vi ho voluto fare. Vi ricordo, di questo e di tantissimi altri temi stiamo parlando quotidianamente nel club di Passione Inter. Anche adesso mi sono staccato un attimo per registrare, ma nella chat la discussione stava partendo ancora sul tema Lukaku, quindi vi invito ancora una volta, se non l'avete ancora fatto e se vi può far piacere
supportare il nostro progetto a visitare www.passioneinter.club ed entrare nella nostra super community di tifosi interisti da tutto il mondo. Infine vi ricordo, per chi ci sta seguendo in podcast, vi lascio in descrizione il link per il contenuto che ha proposto il nostro Lorenzo in questi giorni sulla stagione di Romelu Lukaku, un'analisi bella completa con la stagione divisa in varie fasi, così nel caso in cui dovesse arrivare avremmo ben chiara qual è stata la sua annata al Chelsea, mentre invece per chi ci sta seguendo da YouTube vi lascio il link qua, il video da poter cliccare, fateci un salto così vi schiarite un pochino le idee. Per il resto ci vediamo tutti i giorni in live dalle 19:30.